Ciao Tigrotti, bentornati sul mio canale. Oggi voglio parlarvi di un metodo giapponese che ho scoperto per caso andando in libreria tanti anni fa, ma che in realtà i giapponesi non lo conoscono. Cioè, almeno così ho fatto vedere a mia manager, fa è davvero i giapponesi, non lo sapevo io, ok? E si tratta di Ikigai, questo libricino qua. Questo video non è sponsorizzato, no. Purtroppo nessuno mi paga per farlo. Give me money! Ma l'ho davvero iniziato 2 anni fa e l'ho ripreso in mano recentemente per capire cosa voglio fare della mia vita. Perché ho la crisi dei 25 anni. 26 adesso. 6 anni, tipo. You just have to say that you're fine when you're not really fine. Tipo, mio Dio, che tragedia. E ragazzi, sai quando voi mi dite ah, io ti seguo dai primi video, da quando avevi i capelli rosa? Sono tornata e quindi ho ripreso in mano questo bellissimo libricino, che Ikigai è una parola in giapponese con il kanji di vivere, che effettivamente è tipo un trovare il senso della vita per essere felici. Potreste anche non essere felici. E adesso con questo bellissimo libricino lo scopriremo insieme. Allora, io l'ho riassunto in modo, poi se ve lo volete comprare compratelo, se no ci sono carte su internet. L'ikigai comunque prova un sentimento per amore, vita, pagamento interiore e guarda al mondo con ottimismo e si sente carico di energia. Tra una piccola sottigliezza che io voglio fare: a me piace essere positiva, ma non sono assolutamente pro alla totale positività, perché penso che è tipo un tranquillante, tipo una droga, che quindi sei tranquillo, va tutto bene, allora tutto bene, tutto ok. Ma tutto ok sto cazzo, se non avessi paura, se non avessi brivido, se non avessi panico e appunto pippe mentali, non sarei mai arrivata qua. Quindi in realtà non tutte le cose negative secondo me sono male, anzi sono quelle che tipo ci danno 2 sculacciate e ci fanno crescere. Però questo è semplicemente una concentrazione su che cosa ci piace fare, cosa amiamo fare, i nostri punti di forza e le nostre capacità, ciò di cui il mondo ha bisogno e le cose per quali veniamo remunerati o potremmo esserlo. Va bene. Ok. Bene, io voglio condividere con voi questi piccoli esercizi che ho fatto. La gente adesso penserà che io sia pazza, però in realtà queste piccole cose mi hanno dato una tranquillità pazzesca. Cioè comunque la vita dell'intrattenimento una la sottovaluta davvero tanto. Cioè secondo me davvero uno lo sottovaluta davvero tanto. Forse perché adesso siamo tutti pieni di youtuber, tizi, influencer, quindi anche io voglio diventare famosa senza sapere cosa comporta l'essere virgolette famoso, oppure cosa comporta lavorare in TV e cosa comporta lavorare con i giapponesi 24 ore su 24, o il Giappone, o comunque una cultura diversa dalla. Il mio Ikigai, il mio punto di vita, che cosa sono? Una serie di domande e noi dobbiamo dare la risposta. Per esempio, i miei libri preferiti sono... Allora, il mio libro preferito è Il linguaggio segreto del corpo di Anna Guglielmi, che non so esattamente se pensa che si chiama come me, solo che mi chiama Eleonora. L'ha fatto la mia sorella immaginaria. Libro che mi ha aiutato un sacco quando studiavo PNL, sì, perché io in realtà tra le tante cose ho studiato il linguaggio del corpo e quindi me lo portavo appresso per fare 2 o 3 esercizi. Mi ha aiutato nei momenti più difficili, quando magari ero in pericolo, wow! Poi un altro invece, quello che una volta mi ha regalato Ray e devo dire mi ha aiutato tantissimo, è non fare lo struzzo. Avevo appunto questo periodo nero e lui chiese a un mio fan alla scorsa Lucca Comics di portarmelo. Devo dire che per queste cose è stato davvero davvero un amore. Lasciamo stare. Poi uno in realtà è Street Trad, che però non c'è in italiano, che parla di come sono nati gli stili della moda. Penso che sia uno dei miei preferiti insieme a quello di Vivienne Westwood. La storia di Vivienne Westwood ce l'ho qua. E Vivienne Westwood mi è
piaciuto particolarmente questo libro perché la adoro come stilista, la adoro perché in questo libro si vedono i difetti, si vedono le imprecisioni, si vedono il fatto che abbia magari fallito, come sono state le sue storie, il fatto che era una mamma con 2-3 figli, quant'era adesso non mi ricordo, con dei bambini comunque sul peso. Non è che ha studiato moda, ma l'ha fatta, ha creato lo stile punk e quindi grande donna. Cioè sinceramente ha la mia stima Vivienne Westwood, che è rimasta così com'è, che non delle stiliste di alta moda che sembrano dei bambolotti senza una vera personalità con sono nata ricca. Io grazie il cazzo, tra l'altro vorrei aggiungere. Poi 3 film o 3 opere teatrali che preferisco sono però io qua ero estremamente indecisa, perché per me questo vuol dire anche anime e quindi potrebbe dire qualsiasi cosa. Una settimana da Dio è uno dei miei film preferiti con Jim Carrey, ci dà un enorme messaggio di vita. Sì, il tuo miracolo, ha estremamente ragione, però non voglio dettagliarmi, non voglio dire cose troppo personali. Il secondo è Wasabi, che mi ha fatto amare il Giappone, è stato quello che proprio mi ha fatto venire tipo il luccichio negli occhi, insieme a Jean Reno, che è sempre uno dei miei attori preferiti. E poi abbiamo Nana. Nana è stato comunque uno dei miei film preferiti, forse più perché è stato molto legato all'animazione e quindi mi piace per questo. È rilegata all'opera di quell'amore impossibile, sofferente, che 2 coglioni, però è sempre una di la sofferenza. Sto guardando film molto recentemente perché a casa mia c'era la TV solo per ascoltare musica e da mio padre solo per giocare ai videogiochi, quindi effettivamente io di cinema ne so purtroppo molto poco e mi sono sempre appassionata. Oggi mi sono capitato e ho vissuto queste 3 cose belle. Oggi non è capitato niente perché sto a casa a fare video, ma nel 2017 avevo scritto, ho ceduto il posto a una vecchietta che mi ha ringraziato ed è stata molto gentile. Una cosplayer che ammiravo tantissimi anni fa è venuta a incontrarmi e ho letto dei commenti del perché la gente mi segue ed erano tutti belli. Si vede che io ogni volta ho bisogno di fare questa domanda per un ricarico di energia o di autostima, visto che mi sembra di averla chiesta 200 miliardi di volte e poi me la dimentico. Effettivamente ho la brutta cosa che un commento negativo mi butta più giù di 30 positivi e devo perdere sto vizio di merda. Poi con me è successo vabbè, cioè per me è normale, assolutamente normalissimo lasciare cedere il posto agli anziani. Cioè in realtà quale persona di merda non lo farebbe? In realtà tanti giapponesi non lo fanno, li prenderei tutti a calci, tipo poi questa ragazza, lei in realtà si chiama Kipi, è davvero una cosplayer che io a 13 anni mi salvavo le foto di lei e Kaname, che pensate che sono gente con cui io ho anche lavorato, nel senso proprio come le colleghe, così ciao Ciccio come stai? Io bene, tipo tranquillo, io solo vedevo a 12 anni le tue foto e sbavavo su di te come non so che cosa, però va figurati e invidiavo questa cosplayer tantissimo perché era bellissima. E poi è lei che è diventata mia fan. Io scusa cosa? Tipo i cosi della vita, le sorprese della vita, come gli LMC. Ma passiamo ai segni preziosi. Io sono sempre convinta che la vita ti dà un segno, non che tu ti devi fissare a trovare il segno, ma secondo me c'è il tempo e il timing. Se questa cosa è successa vuol dire che doveva accadere automaticamente. Ma le tue azioni però possono anche cambiare e possono ovviamente avere delle conseguenze. Siamo da piccolino, da bambino mi piaceva particolarmente volete vedere com'era io Rico bambina? Eccola qua! Che patata! Sono così cicciosa! Sì, comunque il mio colore naturale di capelli è tipo nero, ma cioè castano scuro esattamente, ma non lo faccio da tipo da quando avevo 15 anni. Sto pensando se di farlo, ma adesso sono troppo bene con i miei capelli rosa. Tipo, con Nick Carna.
nostro gatto di zucchero. Da bambino mi piaceva disegnare, fare snowboard, videogiocare, guardare cartoni e ballare. E non è cambiato un cazzo! Mi piaceva perché dipingere liberava me stessa e la mia creatività. Snowboard lo iniziai con mio padre e mi sembrava di stare dentro a un videogame. E ballavo soprattutto per sfogarmi. Da ragazzo invece, crescendo, mi piaceva particolarmente stare con un gruppo punk di Imperia, leggere manga, fare cosplay, andare agli eventi, ascoltare musica. Mi piaceva perché i panchettoni erano diversi, emarginati come me e divertenti, non mi sentivo strana con loro. Leggere mi faceva creare e pensare a cose nuove, così come la musica. Negli eventi mi sentivo una piccola star e il mio personaggio preferito. Beh, è vero. Beh, è vero. Cioè, alla fine, secondo me, chi fa cosplay agli eventi ha una piccola vena di egocentrismo, o comunque di eccentrismo, o come cazzo si dice. Se no, non ci, cioè, chi ci va vestito da cartone animato alle fiere che ti fai due palle così, fa caldo, fa freddo, non puoi mangiare, trucco, parrucco e le foto, e madonna, devi avere una voglia spaventosa. A 20 anni mi piace... Come mi fa male sta domanda. A 20 anni mi piaceva particolarmente poter andare in Giappone e condividere i miei momenti interessanti a tutti, scoprire quel mondo. Probabilmente parlavo del Giappone. Mi piaceva particolarmente mettermi in mostra, è vero, perché comunque avevo sempre vestiti stravaganti, quindi è normale, cioè mi piaceva il fatto che avevo vestiti stravaganti. E ballare e sognare di fare l'idol. Mi piaceva perché ero unica e interessante. Era il mio sogno e lo stavo realizzando, dando forza anche alle altre persone. Farmi conoscere era il mio obiettivo. E ci sono riuscita. Bitches! No, potevo impegnarmi di più effettivamente. Dovevo creare qualche flame a caso, non l'ho mai fatto. Mi piace fare la presentatrice alle gare cosplay, oppure comunque mi piace molto presentare sul palco. Devo dire che me la cavo abbastanza bene, sono piuttosto schietta. E il numero 20 porta... Il prossimo numero, lei è Elisa, il numero 20 e porta, Alisa da Tekken 7. Comunque è bello perché poi vedo tutti i bimbi virgolette, neanche tanto, che fanno cosplay. Ricordano me quando facevo le gare cosplay 10 anni fa. Erano così belle, perché non partecipate più. Guarderei per tutta la notte con gli amici e conoscenti di... non pensate male, di sesso. Sono una persona libera su questo. Sesso, rapporti umani e... di musica, moda, da gioco, tutto quello che mi piace sempre. Problemi sentimentali, e qua sono stata onesta. Gossip nel mondo cosplay. È vero, perché mi faccio tante di quelle risate. Cioè io non so più in Giappone, ma sento di quelle cose tipo popcorn, no, ma davvero, sono ma che cazzo è, ma che figo. A volte lo dicono anche su di me e tipo io non capisco mai chi cazzo è l'altra persona che lo sta dicendo, perché non conosco più nessuno. E quindi mi fanno tipo, che ne so, Lucy chi? Lucy, ma che cazzo ne so io chi si chiama Lucy in Italia? Gli stai sul cazzo, e chi se ne frega. Però vabbè, è bello vedere come la gente sia così affiatata per queste enormi cazzate. Però si prendono sul ridere, poi il giorno dopo te le dimentichi. Le cose che mi entusiasmano e mi affascinano sono la moda Harajuku e i nuovi incontri. Le cose che mi motivano sono che vivo ora, poter trasmettere un messaggio, essere unica, fare la storia e cambiare qualcosa. Poco egocentrica la ragazza qua, mi dicono. Poi, parliamo di stress. Da bambino ho sognato andare in Giappone. No, dai, non ci credo. Poi innamorarmi e sposarmi. È molto imbarazzante. Sì, da piccola avevo fatto il disegnino di me e il mio fidanzatino che voleva andarmi a sposare con lui. Ok. Diventare una fumettista, sì, ovviamente io da bambina ero molto fissata con l'arte, il dipingere, quindi comunque qualsiasi cosa che era nel campo fumettistico io ci balzavo. Da ragazzo ho sognato di vivere a Tokyo. Diventare famosa, più o meno, nel mio piccolo. Fare l'idol in Giappone. Fare i soldi.
non si sono riuscita molto bene. Ma a 20 anni ho sognato di diventare un'attrice, è vero. Infatti mi ero buttata nei dorama, ma talent, vabbè, quello che sto facendo, e di fare una mia rock band, no, però più che a 20 anni ai 25, che non so, cioè è un'idea in realtà che è saltata fuori per caso e poi è iniziata a balzarmi sempre nella testa, che io voglio fare le cose che non mi si addicono. Per esempio ho studiato cucito tantissimissimi anni fa e faccio cacare, eppure vorrei stare nel campo moda, tipo con i soldi bucati, oppure vorrei stare in una rock band e ho paura a cantare, ho letteralmente ho avuto sempre la fobia di cantare, tipo vabbè, è come andare a viaggiare e odio l'aereo, uguale, sono un controsenso, ecco perché vivo bene in Giappone. Fare un mio business, basta con l'agenzia che si prende la tua metà, cazzo. Aprire un brand, è vero, ma ce la farò un giorno ce la farò, non so come ma ce la farò. Esibirmi al Fuji Rock con una band, no, è il mio sogno. Sì, è vero, mi piace. Il prossimo step è svede che da idol devo passare tipo a rockstar, non so che cosa, i poveri, però sì. Quest'anno mi piacerebbe realizzare i seguenti obiettivi e 1, 2, 3, 4, 5 li ho realizzati, yeah! Però devo dire che non so esattamente come, cioè i miei sogni e obiettivi tipo di quest'anno sarebbe comunque migliorare nel canto, provare a fare questo brand e studiare moda e girare a più fiere, nel senso anche a livello mondiale. Probabilmente non sarà forse per quest'anno ma per quello prossimo per quanto riguarda le Olimpiadi, e mandare avanti questo cacchio di progetto musicale, fare un po' più di soldi, un guasto non guasterebbero mai. Fare un manga o un libro su di me, è vero, ci ho pensato, però non è un obiettivo, è una cosa che sogno alla lunga, perché penso che ho avuto una vita molto strana, molto interessante. Sì, sembra una roba drammatica, però la prendo molto sul ridere, però in realtà se lo scrivessi davvero diventerebbe molto drammatico, perché è una cosa tipo carina che se un giorno riuscissi a realizzarmi al 100% anche in questi obiettivi, mi piacerebbe un giorno crearlo e dire esattamente dettaglio per dettaglio tutto come è iniziato e quali sono state le vere difficoltà che molto spesso nei video non posso dire. Poi tengo a quei sogni e quegli obiettivi perché non voglio essere considerata solo una cosplayer. È vero, il fatto che sei una cosplayer, è tipo che schifo, sei solo una cosplayer. Mi piace fare cosplay, è la mia passione principale, l'adoro, mi ha aiutato tantissimo, no? Però specialmente in Giappone penso, ma un po' ovunque, l'essere etichettata come sei una cosplayer e basta, tipo come se tu per forza non puoi avere altri talenti, mi sto tipo io faccio pochissimo cosplay ormai, cioè nel senso soldi, tempo, tutto. Anche il crearsi poi, come è diventato adesso, il crearsi un'identità, che sei Eleonora e non Yuriko, è diverso. Di esplorare altri paesi ma sempre legati al Giappone. Il fatto di tipo andare agli eventi all'estero mi affascina per vedere come reagiscono le persone con la cultura cosplay e otaku, come quella dell'idol, come si rapportano. È una cosa che tipo in Canada e in Portogallo ne sono rimasta affascinata, anche in Malesia, quindi mi piacerebbe girare per quel motivo lì. Se di punto in bianco avessi una settimana, no, minchia, inizio a impazzire. Andare in giro, studiare cose nuove, provare cose nuove, tipo che ne so, climbing, qualche sport, andare in qualche posto che non sono ancora andata, ascoltare musica e disegnare. È sempre così alla fine, non è che cambia tanto. Quando inizio ad avere tipo una settimana di totale zero lavoro, io letteralmente mi deprimo, cioè io devo fare qualcosa, non posso davvero, cioè tutto deve essere qualcosa che mi possa portare a una fine. Poi spenderei 500 euro e lo farei per vestiti nuovi e cosplay, Mia, più onesta di così non potevo essere. No, io rimettili via, no. Spenderei 1 milione di euro per una promozione vera di social media, crescere in più campi professionali, scuola di canto, ballo e recitazione, un cosplay nuovo che davvero mi piacerebbe fare. È vero, perché sì, però 1 milione è un po' tanto, cioè tipo, no aspetta, 1 milione li puoi comprare? 1 milione, no, 1 milione, 1000 saranno, non lo so.
Potrei dire vorrei comprarmi una casa, ma non ce la permetto. Se il mondo dovesse finire domani, questi sono i sogni che realizzerei. Stare con la mia famiglia, fare una diretta dove ringrazio tutti, nuotare alle Hawaii. È stato piccolo, ma ok. Poi vediamo se c'è qualcosa. Sì. Finisco con i miei personaggi preferiti sono Jennifer Aniston per il cinema, Haruhara Haruko di FLCL, di comics Catwoman, della Disney Mulan Rapunzel e di manga Osaki Nana. Sembra un mix da tutto questo, a parte la prima che è troppo gnocca. Amo i miei personaggi preferiti perché sono determinati, ostinati, perché inseguono un sogno, perché sono dolci ma anche molto forti, hanno un loro stile, sono menefreghisti e pazzi. Beh, effettivamente sì. Anche un altro personaggio mio preferito non ho inserito, mi sono ricordata che io da piccola amavo tantissimo Pink. E l'amo effettivamente tuttora, proprio per com'è lei oltre alla musica. E quindi pensate che magari, che ne so, tutte le bambine erano Britney Spears e io ero l'unica stronza che diceva no, Pink è una vera donna, Britney Spears. E invece no, Pink lo sembra un uomo, non è vero. Mi piacerebbe assomigliare a Tsuchiya Anna, è vero, a Pink. Ho scritto. Negli altri mi colpiscono solo lo stile, la personalità, il carattere e i loro obiettivi o la loro determinazione. Ebbene, questo è tutto. Spero di avervi risposto. È sembrato più una domanda e risposta, ma vorrei che lo faceste anche voi. Se vi va, commentate, così capisco qualcosa di voi se avete voglia. E so che magari per tante cose sembro molto superficiale e probabilmente è così, però sono molto onesta, cioè è così. Io sono stata influenzata da quello e ho sempre vissuto in una bolla e sto forse crescendo adesso, però mi piace quello che faccio, mi piaceva anche quello che facevo prima. E quindi niente, spero di raggiungere i miei obiettivi, di trovare la mia pace interiore nel mentre mi faccio di oli di relax che ho comprato a Londra. Per tutto il resto ci vediamo comunque al prossimo video, che invece parlerà probabilmente di Giappone, delle prossime news, e aspetto il commento, l'iscrizione e il vostro mi piace e il vostro